Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi torniamo con Rollercoin, in quanto sono usciti, gli spoiler della prossima season. E a proposito di questo, abbiamo molte cose di cui parlare. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parliamo di Rollercoin e in particolar modo, come ho detto prima, appunto degli spoiler della prossima season che comunque inizierà o comunque dovrebbe iniziare all'incirca tra 2 settimane, in quanto solitamente hanno sempre fatto un briciolo di giorni prima del rilascio della nuova season, rispetto appunto alla fine della precedente, e dato che mancano solo più una decina di giorni appunto alla fine della season 6, appunto presumo mancheranno circa 14-15 giorni dall'inizio della season 7 in pratica. Ma ovviamente come al solito vi chiedo di lasciare un bel like sulla fiducia e di iscrivervi al canale, in quanto per voi sarebbe davvero un gesto velocissimo e magari anche di poco conto, però per me è davvero importante. Ovviamente vi lascio in descrizione il link di questa piattaforma che, per chi non la conoscesse o comunque per chi fosse indeciso se entrare, nel caso in cui volesse registrarsi tramite appunto il link che vi lascio in descrizione, otterrebbe 1000 satoshi gratuitamente, senza ovviamente la necessità di depositare nulla dentro il sito. Quindi diciamo che sarebbe un piccolo starter per iniziare con questa piattaforma. Detto questo, torniamo al fulcro del video. Rollercoin ha rilasciato, oltre a vari aggiornamenti, tipo ad esempio le crafting offer di Dogecoin, in quanto oggi, ovvero ovvero il 2 di dicembre, è il giorno del compleanno di Doge, della criptovaluta Dogecoin, e hanno fatto delle crafting offer, però come al solito non sono granché e non ve le faccio neanche vedere perché assolutamente non convengono. Detto questo, comunque hanno fatto appunto un post nel blog che andremo a vedere subito. Quindi andiamo nella sezione blog e andiamo su Dev Dyers volume 4. Ed eccoci qua con tutti gli updates della prossima season. Vi avviso subito che non ci sono delle cose che a me fanno sinceramente storcere un po' il naso, però era ovvio che le facessero, o se non era ovvio comunque era caldamente consigliato, anche se secondo me comunque avrebbero potuto farlo un po' diversamente, perché a mio avviso hanno in questo caso secondo me tagliato davvero tanto rispetto alla season precedente, ma in ogni caso ci arriviamo tra pochissimo. Ovviamente inizia con un sommario dove ci vengono detto quali sono i principali eventi, e appunto partiamo con la season 7, e quindi con il tema della season 7 che sarà praticamente i party disco degli anni 80, con tra l'altro anche ci vengono segnati quali eventi ci saranno nella prossima season. E appunto ci sono il Turkey Balloon Festival, che sarebbe in pratica un referral contest, ehm, praticamente un calendario dell'avvento con tanti premi, qua dice gratis, il Yule Quest che è un treasure hunt, quindi praticamente bisogna andare a cercare tra i vari social, ehm, e durante alcuni eventi che faranno degli easter egg, e che poi verranno, per questo motivo verrà fatta probabilmente una classifica e alcuni vinceranno e altri no dei premi, e poi il Luna Year 2023, quindi praticamente il capodanno cinese. Ovviamente ci saranno altri eventi che non ci sono specificati, tipo ad esempio eventi che abbiamo avuto poco tempo fa, con la possibilità quindi di ottenere un miner abbastanza potente, ma ovviamente a fronte di grandissime spese di RLT, e che quindi probabilmente non convengono. E poi appunto ci viene anche detto tra l'altro che ci sarà la possibilità di unire i più miner, un nuovo miner tra l'altro, fino ad ottenere il livello leggendario. Sinceramente non ho ben compreso cosa significhi, però vedremo poi nella prossima season. Dopodiché una delle principali cose che appunto è riferita a quello che vi dicevo all'inizio del video, ovvero sul fatto che potevano modificare leggermente diversamente la cosa. Praticamente hanno notato che dare il 50% circa degli RST come premio affiliato, cioè se uno di voi ad esempio affiliati che sono passati tramite il mio link avessero ottenuto 1000 RST, Rollercoin mi avrebbe regalato circa 500 RST, che ovviamente sono tantissimi,
e quindi hanno fatto sì che praticamente ci fosse una quantità immensa di persone che comprassero non solo i miner, quelli del case, ma soprattutto delle parti, che quindi ha portato un deprezzamento assurdo appunto delle parti in questione. E quindi ad esempio, se voi notate, quando provate a vendere che ne so, ad esempio una ventola, il prezzo di partenza mi pare che sia circa 4 volte quello a cui si vende attualmente. Questo fa capire che appunto il prezzo di quell'oggetto lì si è abbassato, ha perso di valore. Questo perché c'erano una quantità di appunto ventole o comunque di parti eh, troppo alta rispetto alla richiesta, e questo ha fatto sì che il prezzo si abbassasse perché la gente non acquistava abbastanza velocemente rispetto alle persone che vendevano, e quindi per vendere le persone abbassavano sempre di più il prezzo, così che appunto l'acquisto di altre parti fosse giustificato, potremmo dire. Questo principio anche in economia generale si chiama appunto deprezzamento, e ovviamente per un gioco che appunto ha un'economia interna, possiamo dire, è effettivamente un problema. E infatti cosa hanno fatto? Han deciso di togliere totalmente tutte le possibilità di ottenere degli RST da parte degli affiliati. E a me infatti questa cosa dà un po' fastidio perché non dico che fosse giusto avere il 50% di quello che gli affiliati facessero, perché in assoluto chi ha appunto degli affiliati avrebbe avuto una quantità esorbitante rispetto a tutti gli altri, a tutte le persone che non hanno affiliati. In qualche modo, secondo me, dato che alla piattaforma conviene, potrebbe essere anche in qualche modo, diciamo, incentivata attraverso una piccola percentuale di RST. E questo in verità potrebbe anche essere sensato per tutti coloro che magari lo mandano a un amico e quindi diciamo che si aiutano a vicenda e quindi riescono ad ottenere qualcosetta in più. Al contrario, in questo modo questa cosa è impossibile, e quindi secondo me stanno veramente, diciamo, tarpando un po' le ali a molte persone che magari hanno solo 1 o 2 referral che appunto arrivano da qualche amico che sono riusciti a far entrare, e quindi diciamo che quel poco in più che riuscivano a permettersi tramite appunto il gioco dell'affiliato, attualmente non riescono più a prendere nulla. Tra l'altro, attenzione, questo punto è importantissimo: tutti gli RST che avete attualmente e che avrete fino a fine season saranno cancellati se saranno appunto se rimarranno appunto nel wallet. Quindi ricordatevi di farli fuori tutti, che sia tramite i miner, che sia tramite appunto ad esempio le chest di parti. L'altra sezione invece definisce i nuovi contenuti, quindi questa è una parte molto interessante, con le nuove, ad esempio, le nuove attività. Qua dice subito che ci saranno più bonus, più premi e bonus, e tra l'altro anche bonus in cripto, quindi questo potrebbe essere effettivamente il momento in cui Rollercoin mette a disposizione anche la possibilità di ottenere delle cripto, e non solo tramite ad esempio delle task, e non solo l'ottenimento di appunto che siano token all'interno del sito che poi serviranno per aumentare il proprio potere, che poi appunto ci farà minare qualche criptovaluta. Questo ovviamente, oltre ad incentivare le persone a giocare, sicuramente diciamo che potrebbe essere anche una buona pubblicità. Una delle nuove cose, ad esempio, è appunto la possibilità di ottenere degli additional reward, quindi praticamente dei premi aggiuntivi in caso di vittoria o di perdita del gioco. E come si otterranno questi additional reward? Questi additional reward si otterranno tramite praticamente la possibilità di compilare un questionario oppure guardare un video, il che potrebbe essere molto interessante sia da un punto di vista appunto della possibilità di ottenere un maggiore quantitativo di premio, ma soprattutto perché questo probabilmente permetterà diciamo, alla community di ottenere più dai miner. Questo perché i video con buonissime probabilità saranno video sponsorizzati, quindi significa che Rollercoin metterà delle ads, quindi metterà delle sponsorizzate, delle pubblicità all'interno del proprio sito, e questo permetterà appunto di ottenere maggiore quantitativo di fondi, maggiori fondi, che ci permetteranno quindi probabilmente di aumentare in più volte o comunque in modo maggiore anche i blocchi reward. Inoltre verranno inseriti i nuovi racks, quindi i nuovi scaffali, che sorprendentemente daranno un bonus che non sarà moltiplicato ma sarà semplicemente aggiunto. Qui bisognerà vedere un po' come sarà la cosa,
perché sinceramente non ho molto idea di cosa possano fare con dei rack. Mi chiedo se ci sia un limite minimo da dover, diciamo, riempire di potenza i rack per avere una percentuale, se la percentuale è riferita al totale dei miner che sono installati in quel rack, oppure se ad esempio potrebbe essere solo una percentuale eccedente rispetto a una certa soglia che servirà per, diciamo, attivare il rack. In ogni caso andremo a vedere, questa è una funzione che andremo a vedere semplicemente quando verrà poi rilasciata la nuova season. Poi appunto ci dice che verrà fatto un nuovo evento, ovvero il calendario dell'avvento, che permetterà di ottenere dei premi ogni 24 ore e il bonus durerà 24 ore, quindi praticamente se non lo ritiriamo un giorno lo perderemo. E poi appunto ci dice qua dei reward in crypto che verranno poi specificati poi successivamente. Verranno inoltre raddoppiati i blocchi reward, ma il punto qua è che non verranno raddoppiati all'istante nel momento in cui scatterà la season 7, ma a fine season 7 verranno appunto raddoppiati, il totale degli attuali blocchi sarà raddoppiato. Come funziona praticamente? Inizialmente all'inizio della season 7 verrà appunto aggiunto un 25% degli attuali blocchi e poi durante la season, probabilmente ogni 30 giorni, verrà aumentato del 25% rispetto alla cifra iniziale, così da arrivare a un totale di 100%, quindi a un raddoppio totale degli attuali blocchi. Questo praticamente farà sì che ogni mese avremo un pochino più di bonus, per arrivare appunto a un bonus doppio tendenzialmente, a fine season. Ovviamente bisogna specificarlo, il bonus non sarà veramente doppio per il semplice fatto che nel frattempo aumenteranno anche le persone all'interno della piattaforma e ovviamente aumenterà anche, la disparità, potremmo dire, tra gli utenti, a meno che ovviamente noi non andiamo a spendere tantissimi soldi o per qualche motivo riusciamo ad ottenere tantissima potenza e quindi rimanere perlomeno nella media attuale dei nostri blocchi. Inoltre c'è qualche cambiamento, ad esempio ci sarà un upgrade delle task wall che appunto vedremo cosa significa, verrà inserita probabilmente la two factor authentication, praticamente dovremmo in qualche modo autenticare che siamo noi ogni volta che entriamo, quindi potrebbe essere ad esempio un messaggio via telefono, un messaggio via mail, robe del genere, e poi ci saranno in-game tutorials, quindi praticamente per i nuovi utenti sarà più semplice imparare a giocare. Diversamente appunto ci saranno poi tutte le cose sui social con probabilmente anche con tra l'altro la possibilità di scrivere ora dei feedback sulle attuali diciamo sulle attuali informazioni. E infatti una cosa che voglio fare, che non ho ancora fatto ma farò sicuramente, sarà di specificare la cosa del referral program, ovvero la cosa della totale assenza, cioè della totale assenza di referral revenues, praticamente dalle persone che sono passate nei nostri link. Questo perché soprattutto per i piccoli, diciamo, i piccoli giocatori che magari tendono a cercare di far entrare altre persone, tipo amici o comunque parenti che vogliono giocare per ottenere qualcosetta in più, questa cosa praticamente taglierebbe le gambe a tutte le persone che appunto hanno quel pochino in più che gli permetterebbe magari di fare qualche ralletta in più, che ovviamente non farebbe male. Quindi questo è tutto dal video di oggi. Per fare un veloce sommario, abbiamo visto quali saranno le nuove feature della season 7. In ordine ci saranno appunto un totale ribilanciamento degli RST, in particolar modo degli RST riferiti ai referral links. Questo perché appunto a dare troppi RST a chi ha molti referral produceva una svalutazione delle parti e non solo, ma anche dei miner, ad esempio quelli che erano ottenibili attraverso appunto i case nel seasonal store. Inoltre ci sarà un raddoppio totale dei blocchi che però verranno, diciamo, scaglionati durante la season. Quindi avremo un 25% a inizio season e poi ogni 30 giorni avremo un aumento di ulteriore 25%. E poi ci saranno appunto delle ads che ci verranno messe ogni volta che vinceremo o perderemo un gioco, che ci permetteranno quindi di ottenere diciamo, un premio aggiuntivo sia in caso di perdita sia in caso di vittoria del gioco, che quindi ci permetteranno di ottenere noi un premietto in più e probabilmente a Rollercoin di avere una maggiore stabilità a livello di economia di base, così che appunto probabilmente potremo anche ottenere qualche cosetta in più magari in un prossimo futuro. Quindi grazie mille a tutti per essere stati qui,
Ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, di lasciare un commento perché fanno sempre piacere per qualsiasi domanda o informazione, e ovviamente fatemi sapere se avete intenzione ancora di acquistare alla fine il season 6. Quindi fatemi sapere se acquisterete a un prezzo inferiore appunto il pass numero 6, oppure se terrete gli RLT per il prossimo season pass. E poi come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale in quanto sarebbe davvero un grandissimo aiuto, e infine vi lascio il link in descrizione di questa piattaforma che vi permetterà di ottenere 1000 satoshi gratuitamente senza ovviamente obbligo di deposito nel momento in cui doveste registrarvi. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo a un prossimo video.